Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Sagittario e le opportunità nascoste del mese di maggio 2025. Abbiamo la carta della forza, amici del Sagittario. Può essere un periodo dedicato all'apertura verso gli altri, verso la vita, verso il mondo esterno. È una carta di generosità, ma anche ci parla di forza di volontà. Andiamo a vedere con i tarocchi nello specifico. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, trovate i link ai videocorsi gratuiti presenti sul canale, uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi e poi trovate anche il video del seminario di approfondimento sulle famiglie reali che si terrà a giugno 2025, il 7 di giugno. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili. Abbiamo il matto, 6 di coppe e la carta degli amanti, ragazzi. Andiamo avanti. 7 di spade. Ho già gli occhi a cuoricino, ragazzi, vedendo le carte che vi stanno uscendo. 8 di spade. Abbiamo un 7 di bastoni. E un papa. La prima parte della lettura è fantasmagorica. Matto, 6 di coppe, amanti. Qui tutto mi parla di una avventura, di una relazione, di un qualche cosa che può nascere proprio a livello romantico, ragazzi. Adesso andiamo a vedere carta per carta. Ok, la prima è già andata. Abbiamo un bel 9 di pentacoli. E 3 di pentacoli. Qui c'è un nuovo inizio, può essere una questione anche, diciamo, un progetto di tipo monetario o un progetto del tipo, come se fosse un nuovo progetto, un qualche cosa di nuovo nel quale vi avventurate da soli. Andiamo a vedere 6 di coppe. 9 di bastoni, re di bastoni, 5 di pentacoli e sacerdotessa. Io ho la sensazione, ragazzi, che potrebbe ritornare una vecchia fiamma o perché in realtà il matto parla di un'avventura nuova. Quindi qui ci potrebbe essere come un reincontro di qualcuno che magari è tanto tempo che non vedete e che effettivamente potrebbe sbocciare in questa carta degli amanti, degli innamorati. Diciamo che qua non è più tanto rosea la cosa, adesso poi ci arriviamo, però andiamo a vedere gli sviluppi, guardiamo gli amanti. Asso di bastoni, cavaliere di bastoni, amanti e temperanza. Io ho come l'idea che o
la relazione in sé possa essere mm, come non stata consumata fino ad adesso e adesso potrebbe esserci come quest'occasione di consumare questa relazione. C'è come un potenziale qui da scoprire. Andiamo a vedere il 7 di spade. 6 di coppe nuovamente e asso di coppe. Ragazzi, ho la sensazione che qualcuno stia nascondendo dei sentimenti. O magari potreste essere voi che non ammettete che provate un sentimento per qualcuno. Diciamo che qui avete 4 carte al rovescio ed è un po' come se l'energia fosse incastrata e anche i 2 assi sono al rovescio, proprio come se si facesse fatica ad andare oltre. Andiamo a vedere l'8 di spade. 8 di pentacoli potrebbe anche essere una situazione lavorativa, come vi ho anticipato prima, dove magari è un vostro compagno di scuola al quale fate riferimento per, faccio un'ipotesi, ristrutturare casa piuttosto che fare dei lavori aziendali o potrebbe essere come un collaboratore esterno. C'è una forte chimica, io sento, c'è come un potenziale, però probabilmente c'è qualche cosa che nel vostro modo di pensare o di vendervi la cosa non vi lascia liberi. Ok, il 7 di spade è la carta normalmente delle bugie. Qui c'è come una bugia sul sentimento, sull'emozione che potreste provare nei confronti di questa persona. Soprattutto se lavorate con questa persona, è come se vi faceste una marea di problemi sul se effettivamente questa relazione romantica può funzionare oppure no, può svilupparsi oppure no, può essere una cosa proficua per entrambe le parti oppure no. Vi sento parecchio titubanti perché qui avete sia un 9 di bastoni che un 7 di bastoni, che adesso andiamo a vedere. Un 3 di spade, è come se aveste paura di soffrire. Guardate, 3 di spade, sole, regina di pentacoli e 2 di coppe. Allora, è come se ci fosse un movimento veloce all'inizio del periodo e qualcuno dica non può essere che questo sentimento, che questa emozione nasca così tanto in fretta ed è come un po' raccontarsela. Un'altra bugia che potreste raccontarvi, ma a causa del vostro modo di pensare, non può esistere una relazione tra di noi, non potrebbe durare o cose di questo genere. E- ed è un po' come se optaste ad un certo punto per una relazione di amicizia, una relazione un po' più soft, è come un andiamoci un po' più con calma, non ufficializziamo subito le cose, non crediamo subito vittorie, insomma. Andiamo a vedere un attimo il Papa. Imperatore, wow, imperatore 4 di bastoni. Ragazzi, sento che la relazione sarà, cioè ha un potenziale di essere solida, stabile, di crescere in qualche cosa di molto bello, ma dovete aprirvi. Fondamentalmente la carta della forza qui è per dirvi di aprire il cuore. Avete la mente che vi frega un pochettino, siete in modalità difensiva, probabilmente perché avete paura di soffrire o perché non credete che magari una donna così bella possa venire da voi o un uomo così affascinante possa essere interessato a voi, insomma. E quindi è come se, diciamo, le cose effettivamente nel concreto, nella realtà
sono stabili, la persona è presente, ma a livello verbale è come se non voleste ancora dirlo troppo ad alta voce, ufficializzare il fatto che sì, provate qualcosa, piuttosto che sì, siete interessati a frequentare l'altra persona. E quindi vi dico, è un po' come prenderla con calma, anche perché avete bisogno prima di imparare ad aprirvi, anche qui l'asso di coppe è girato al contrario, indica come una chiusura del cuore, ma sento che è solo per certe credenze che voi avete e che da un lato possono essere utili perché mantengono il sistema di allerta attivo, dall'altro fate attenzione perché potrebbero portarvi queste credenze a difendervi oltremodo, a stare, ad alzare troppe barriere difensive nei confronti degli altri. Ok, andiamo a vedere qualche oracolo, ragazzi. Vediamo che altro vi posso dire. Carta numero 14. Qui parla di agenti di cambio, di impatto e di importanza. Io credo che ci sia questa persona, questa conoscenza che magari inizia con un'avventura e poi diventa qualcosa di più, che avrà un certo tipo di impatto su di voi, effettivamente. Può essere, diciamo, l'agente scatenante di un vostro prossimo cambio, per esempio. Andiamo a vedere un koan, un messaggio di meditazione buddista. Vediamo su che cosa vi vogliono far riflettere. Ok. Brucio i libri nella borsa, ma non posso dimenticare i versi scritti nel profondo del mio essere. Non basta dire va bene, ti credo, o non lo so. Sì, mi viene da dire va bene, ti credo perché di solito ehm, quando c'è questo 7 di spade, perché qualcuno appunto racconta qualche fandonia, ragazzi, e poi quando viene scoperto dice no, no, scusa, non lo faccio più, ok, ti credo, posso crederti, però anche se mi dimentico del fatto in sé, la mia anima, il mio essere non può dimenticarsi realmente le cose come sono andate. Una volta che una nozione, che un'informazione è presa, è difficile poi cancellarla. C'era un racconto di quando io facevo la prima elementare, ehm, che diceva, rappresentava un bambino che stava imparando a leggere e una delle prime cose che ha letto su un muro è asino chi legge, e ad un certo punto fece di tutto per disimparare a leggere perché leggendo questa frase pensava che sapendo leggere si era asini, però ormai non poteva più farlo, ormai aveva imparato a leggere, non si può più far finta di non sapere quando l'informazione viene acquisita, ragazzi. Che interessante, fatemelo sapere poi nei commenti. Andiamo a vedere ancora una meditazione di Findorn. Le porte si spalancheranno davanti a voi una dopo l'altra e nulla potrà frapporsi. Molti e diversi aspetti dell'opera si riveleranno e si svilupperanno contemporaneamente. Molti e diversi aspetti del disegno si sveleranno e ognuno di voi avrà il suo ruolo in esso. Mettetemi al primo posto in ogni cosa e nulla andrà storto. Vivete in un'epoca elettrizzante e qualsiasi cosa può accadere in qualsiasi momento. Aspettatevi un miracolo dopo l'altro e guardateli accadere e rendete grazie a me in eterno. E che bisogna credere ai miracoli perché succedano, ragazzi. Guardate, il potere della mente è impressionante. Noi usiamo il 3%.
del potenziale del nostro cervello, però voi non vi rendete conto di quanto le credenze limitanti, che sono programmi che noi abbiamo nel subconscio, quindi non siamo consapevoli di avere questi programmi, ma una volta che si vanno a scavare, si vanno a portare in superficie e ci si rende conto di come pensiamo, si possono destrutturare. Però guardate che se voi non credete ai miracoli, i miracoli non succedono. Se voi non credete di poter avere una grossa vincita, è inutile che giochiate al gratta e vinci. Ok? Dovete credere di meritare qualcosa perché questa cosa arrivi. Ecco. Amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione, perlomeno. Fatemi sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi, condividete il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me basato sulle credenze limitanti, mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il lavoro, e lo stesso tema io comunque lo tratto nella sezione degli abbonati. È trattato in modo più generico, chiaramente, perché non ho la persona davanti, però c'è già del buon materiale per far fare un po' crack alla testa e al modo di pensare, insomma. Inoltre in quella sezione tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, di esoterismo, insomma è un po' tutto quello che ho imparato io. Io l'ho riordinato, raggruppato e messo a disposizione in quella sezione. Bene, comunque i titoli dei video si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!